Ciao ragazzi, bentornati. Andiamo avanti a parlare di macchinette. Una macchinetta che mi avete chiesto in tanti, eravate curiosi di capire com'era, se c'erano state delle migliorie oppure no, perché oggi andremo a parlare della famosa Blood Avenger 2, ma prima... Così è come si presenta la Blood, scatola in cartone. Andiamo ad aprire e dentro troviamo macchinetta, sacchettino per il trasporto, un sacchettino con degli accessori che adesso andremo a montare, un cartoncino con sopra il modello della macchinetta e la loro firma e istruzioni. Dentro il sacchetto troviamo il nostro amato Pluriball, dentro troviamo la macchinetta e dentro il sacchettino abbiamo una ranellina da mettere qua sulla vite, un grano per chiudere il nostro fermatubo e un gommino da mettere dove ci va l'ago. Questa è la Avenger 2. Rispetto alla sorella che vi porterò prossimamente abbiamo ancora qua il logo, che questa volta però non si illumina, un motore leggermente più grande e la grande novità del modello 2 è la regolazione dell'escursione del lago. Prima di andare a vedere le specifiche vi posso dire che la macchinetta è leggermente pesantuccia ed è alta 55 x 50 x 60. Attacco RCA in basso, intelligentissimo in basso, perché così il cavo è più in basso e non ci pesa tantissimo, ok? Perché l'hanno fatto molto interno e quindi non va a sporgere così tanto, ma è subito attaccato al polso, quindi si avverte meno il peso del cavo. Macchinetta completamente nera, in alluminio, verniciata davvero bene, e sottolineo davvero bene perché più avanti capirete il perché, nei prossimi video, nella sorella capirete perché vi dico verniciata bene. Il grano con il loro simbolo, che dovrebbe essere un cactus se non sbaglio, mi piace davvero. Le finiture sono davvero fatte bene di questa macchinetta. Le finiture sono davvero fatte bene, una macchinetta fatta e costruita bene. Qua sotto abbiamo una molla per far tornare la barra, che a mio avviso però secondo me non serve a un granché, perché lei tornerebbe su comunque perché è attaccata al motore. Per tutti quelli che la chiamano ibrida, ci tengo a sottolineare che non è un'ibrida perché non ha il funzionamento, non ha il feeling e non lavora veloce come un'ibrida, perché l'ibrida lavora più o meno come una bobina, quindi molto veloce. Questa invece è una rotativa, ok? Perché ha un albero attaccato direttamente al motore e ha una barra, sì, ha una barra ma è attaccata al motore. La macchina mi piace, qua abbiamo delle scanellature per infilare l'elastico, che abbiamo anche qui e si ripetono anche qua. Qua sopra possiamo vedere le varie escursioni da 3.2 a 5.5, 5.5 è davvero interessante, il fatto che lei possa andare così in alto è davvero interessante. Per cambiare basta solo girare questa vite e spostarla dove a noi serve, dopodiché si riavvita la vite. La particolarità di questa macchinetta è che non essendo un'ibrida, questo è un pro, perché se fosse stata un'ibrida settarla con le cartucce sarebbe stato molto più difficile, mentre questa funziona davvero bene sia con gli aghi standard che con le cartucce, perché possiamo sia montargli un ago standard, e il sistema di aver fatto la vite dietro al buco è davvero intelligente perché noi possiamo infilare il nostro ago nell'asola, portare in su il tubo, agganciare il nostro ago con molta facilità. Dopodiché infiliamo il nostro elastico, lo facciamo passare davanti al lago, lo facciamo passare qua sotto e se è troppo largo facciamo un giro intorno al nostro motore. Quindi giro intorno al motore, l'ago torna in basso, passa davanti e va qua sotto. Forse questa fessura andava fatta un po' più profonda o senza questo smusso, perché l'elastico tende a scivolare fuori. La andiamo ad accendere, io ora uso una batteria che non è molto comoda, ma per fare vedere anche a voi i volt.
Qualora io volessi montargli delle cartucce, ovviamente devo prendere un grip anche in monouso da cartuccia, che non ho qua con me, e quindi ve lo monto in metallo, anche questo un po' tamarro che ci piace. Prendo una cartuccia, vi posso dire inoltre che questa macchinetta ha un motore da 10,5 watt e la macchinetta pesa 125 grammi. La macchinetta può arrivare fino ai 10 volt, secondo me massimo, ma già a 10 ci potete tagliare il prosciutto, quindi a 10 secondo me è un po' troppo. Penso di avervi detto tutto di questa macchinetta, ora andiamo alle conclusioni finali. Allora, Avenger 2, macchinetta fatta bene, il feeling è molto buono, la costruzione sembra davvero di quelle solide, quindi è un prodotto che a me in mano piace, non è di quelli che si smontano in mano, ma è fatta bene. L'RC in basso mi piace, il fatto che l'escursione si possa cambiare è una cosa molto molto interessante, forse la cosa più interessante tra la versione normale e la versione 2. Questo, cioè il fatto che, poi vedrete nel prossimo video, ma il fatto che si regoli l'escursione ed è effettiva, questa cosa è molto interessante. L'unica pecca, le uniche due pecche è che vibra un po' e fa un po' di rumore, ma vibra un po'. E seconda cosa, è sbilanciato, perché il motore è davvero grande, è sbilanciata un bel po' a destra. Io ci ho lavorato, ho fatto dei lavori di linea anche tutto il giorno. Il primo giorno l'ho sopportato, il secondo giorno, io che sono abituato con le penne, purtroppo no. Ovviamente persone che lavorano con la bobina, gente che lavora già con le ibride tutti i giorni, sicuramente non avvertirà questo problema qui, ma io che sono abituato a lavorare con cose leggere, se la uso tutto il giorno, il fatto che mi pesa a destra, io devo tenerla in piedi, mi infastidisce il polso, perché non è pesante lei, però come la Cubin, l'ho detto anche della Cubin, tutte quelle che hanno un motore a destra purtroppo dopo un po' pesano, quindi non è lei, anche la versione 1, anche la Cubin, anche la Mother, tutte le ibride, tutte le macchinette in questo modo qui, dopo un po' mi danno noia, ma questo a me. Poi per il resto, se a voi non dà fastidio, non è neanche un punto contro. Dopodiché, il funzionamento della macchina mi piace, ma ribadisco, non è un'ibrida, non confondetela per un'ibrida perché non lo è una macchinetta rotativa, ok, che funziona molto bene, ha escursioni anche molto alte, quindi questa cosa è molto buona. Il fatto che sia una rotativa e non una ibrida è un punto in più, perché posso montare le cartucce con facilità, senza dover settare, impazzire. Lei non ha setting. Io con questa posso settare solo l'escursione del lago, ma non la durezza della battuta, ok? Quindi qua gli monto la cartuccia, prende e vado, basta alzare e abbassare i volt e basta, ed è fatta, non c'è da settare niente, scegliere appunto l'escursione, ma appunto questo è. E un'altra cosa che differenzia questa macchinetta dalle bobine e dalle ibride è che lei, essendo una rotativa, va veloce, o meglio dire lenta, come una rotativa, quindi non è veloce da passata come una ibrida, ma è lenta come una rotativa, ma comunque il feeling è buono, è morbida. Lei spinge tantissimo perché il motore da 10 watt si sente che c'è, si sente perché lei spinge, però è morbida. Quando anche uso aghi grossi che devo buttare giù un 11 da linea, un 14, lei è morbida, quindi dà uno schiaffo interessante, nel senso che l'ago entra, ma bisogna andare un po' morbidi. Però questo è macchinetta che mi è piaciuta, macchinetta che costa all'incirca 600 euro più IVA. Mi è piaciuta, sì, una buona macchina. Se non vi dà fastidio il problema del peso a destra, è una buona macchina. È una rotativa, una buona rotativa. L'unico aspetto davvero molto interessante è la regolazione dell'escursione fatta in questo modo, perché io posso andare da molto corto a molto lungo e quindi questa macchinetta è versatile per un sacco di stili. Ovviamente se faccio real non prendo magari un mattoncino simile col peso a destra che mi affatica il polso, che spinge come un treno con un motore da 10 watt, perché non serve. Però per tantissimi altri stili dove serve della potenza, questa è un'ottima macchina, quindi mi è piaciuta, super promossa. Se vi interessa la macchina, qua sotto vi lascio il link dove poterla acquistare sul sito di Body Supply. Macchinetta super promossa, una buona rotativa. Finalmente una buona rotativa regolabile, cosa davvero interessante. Questa era la Vlad Blood. Se il video vi è piaciuto mettete un like, commentate qua sotto, fatemi sapere se la volete, se l'avete presa, se a voi piace, se il funzionamento è interessante, fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto.
Iscrivetevi al canale perché è importante per la sua crescita e per oggi non mi rimane che ringraziarvi. Ciao e alla prossima!